Ciao Rangers, io sono Ivan e bentornati su Power Rangers Italia. In questo nuovo episodio di Storie di Rangers approfondiremo le origini di ben 3 Rangers direttamente da Dino Charge, il Purple Ranger, l'Aqua Ranger e il Silver Ranger. Come sempre ti invito a lasciare un like e iscriverti per supportare il canale. Iniziamo con Miss Morgan. Non si conosce molto del passato di Kendall, se non che a un certo punto incontrò Keeper e i due iniziarono a collaborare per rintracciare l'Energemme. Oltre a essere una brillante scienziata, Kendall gestisce il museo dei dinosauri di Amber Beach. Proprio nei sotterranei del museo si trova il suo laboratorio segreto. La prima Energemma trovata da Miss Morgan e Keeper fu quella di Casey, seguita da quella di Koda. I due si unirono così alla ricerca delle restanti Energemme. Per contenere e gestire l'enorme potere delle Energemme, Kendall progettò le cariche Dino. Durante le battaglie contro Sledge e il suo esercito, i Rangers incontrarono un personaggio molto particolare, Albert, che riuscì a legarsi con l'Energemma viola. Tuttavia, nonostante gli sforzi, Albert non era adatto a portarla e i Rangers cercarono un sostituto, ma senza successo. In un momento di grande difficoltà, fu proprio Miss Morgan ad attivare l'Energemma e a diventare così il Purple Ranger. Parallelamente, Tyler era alla ricerca di suo padre James, scomparso 10 anni prima durante un'esplorazione in una grotta con il suo amico Rusty. Durante una frana, James spinse Rusty in salvo, ma rimase intrappolato sotto una roccia. In quel momento trovò l'Energemma acqua e riuscì a legarsi ad essa. Purtroppo anche Fury era presente nella grotta, alla ricerca della stessa Energemma, ma James riuscì a sfuggirgli. Grazie al potere dell'Energemma, James non invecchiò durante i 10 anni in cui fu dato per disperso. Con Fury sulle sue tracce, James decise di allontanarsi dalla sua famiglia per proteggerla. Per sapere come stava suo figlio, chiese a Rusty di avvicinarsi a Tyler e tenerlo d'occhio. Fu così che Rusty scoprì che Tyler possedeva un'Energemma e lo riferì a James. Capendo che non aveva più motivo di nascondersi, James decise di incontrare suo figlio. In quel momento, però, Tyler era sotto il controllo di un nemico. Fortunatamente James riuscì a farlo tornare in sé e padre e figlio poterono finalmente riabbracciarsi. Dopo il Purple e l'Aqua Ranger mancava solo l'Energemma Argento. Un giorno i Rangers ricevettero un messaggio da quello che sembrava essere il Silver Ranger, che chiedeva aiuto per distruggere l'Energemma Oscura. In realtà il messaggio era stato inviato da Doomwing, l'alter ego malvagio di Zenowing. Per aiutarlo, i Rangers e Miss Morgan costruirono un dispositivo in grado di separarli, riuscendo così a salvare Zenowing. Una volta libero, Zenowing raccontò che, giunto sulla Terra alla ricerca di Keeper, aveva trovato soltanto l'Energemma Argento. Decise allora di costruire gli Zord per proteggere le Energemme disperse. Dopo aver recuperato l'Energemma, tentò di affrontare Arcanon, ma fu sconfitto. Fu proprio in quell'occasione che Arcanon, sfruttando il potere dell'Energemma Oscura, creò il suo alter ego malvagio, Doomwing, intrappolando Zenowing all'interno dello stesso corpo. In seguito, i Rangers e Zenowing unirono le forze per recuperare l'Energemma Argento, ancora nelle mani di Doomwing. Per contrastare il piano finale di Sledge, Keeper decise di usare tutte le Energemme finalmente riunite per mandare i Rangers indietro nel tempo, fino allo scontro iniziale tra lui e Sledge. In questo modo riuscirono a fermare Sledge e i suoi scagnozzi, prima che potessero causare i futuri disastri. Completata la missione, i Rangers tornarono nel presente, mentre Zenowing partì con Eggly per viaggiare ancora una volta indietro nel tempo e salvare il pianeta Sentai 6 da Arcanon. Termina qui il video Rangers, spero che vi sia piaciuto. Se volete supportare ancora di più il canale, potete attivare l'abbonamento Ranger per sempre, vi darà accesso a contenuti esclusivi, anteprime e tanti altri vantaggi. Ciao!